Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i capitoli. Inoltre non tratterò gli eventi principali ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia del personaggio. Ci tengo a precisare che si tratta di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. La dottoressa Strangelove è un personaggio con storyline e background tra i più affascinanti e poetici della saga di Metal Gear. Nonostante la sua scarsa presenza all'interno dei titoli, è riuscita a conquistare moltissimi fan grazie alla sua personalità unica e la tragicità degli eventi che hanno segnato la sua vita e la sua morte. Strangelove nasce in Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale e trascorre i primi anni della sua vita a Manchester. L'albinismo la costringerà ad un'infanzia solitaria. Non avendo la possibilità di trascorrere giornate a sole con gli altri bambini, prese presto l'abitudine di uscire durante la notte, nonostante il terribile rischio dei bombardamenti. Trascorse così la giovinezza ad osservare il cielo notturno, alla rassicurante luce della luna e delle stelle, e crebbe solitaria, studiosa ed altezzosa. Come racconterà anni dopo a Snake, la donna aveva sempre considerato i suoi coetanei privi di argomenti stimolanti ed altamente prevedibile nel loro discutere di banalità. L'unica gradita compagnia la trovò in un matematico che viveva nel suo stesso quartiere. L'uomo le appariva diverso dalle altre persone, grazie alle interessanti argomentazioni su algebra, logica e computer. La giovane Strangelove, che all'epoca aveva solo 10 anni, rimase molto colpita dai suoi insegnamenti e ben presto iniziò ad appassionarsi alla matematica. La ragazza sperava che il suo talento naturale per la materia scientifica riuscisse ad avvicinarla alla realizzazione del suo più grande sogno, raggiungere un giorno lo spazio. Proprio per questo, appena possibile, si trasferì in America per frequentare un college di ingegneria, dove si distinse subito per le sue eccellenti doti e successivamente iniziò a lavorare per una ancora nascente NASA. La dottoressa si sentiva ormai pienamente realizzata. Nonostante avesse visto crescendo sfumarsi completamente il sogno di raggiungere le stelle, stava avendo la possibilità di contribuire alla ricerca che avrebbe permesso all'uomo di andare un giorno nello spazio. Nel 1961 la Strangelove sta lavorando per la NASA, quando si unisce al progetto Mercury la persona che cambierà per sempre la sua vita, The Boss. Non appena la dottoressa la incontrerà, rimarrà colpita dall'incredibile bellezza e dall'affascinante temperamento. Con il passare del tempo, però, The Boss inizierà a distinguersi nello staff grazie al suo contributo. Dotata di un'intelligenza sopra la media e un pensiero puramente logico, la Strangelove rivedrà in lei il fascino, la grandezza e l'irraggiungibilità del cielo notturno e poco a poco se ne innamorerà. Le due donne si avvicineranno molto in quegli anni, tanto che quando The Boss sarà selezionata per testare il progetto spaziale, Strangelove si opporrà in ogni modo, preoccupata per la sua sorte. Le speranze di sopravvivenza in un volo nello spazio con la tecnologia disponibile erano infatti bassissime. Prima della partenza, le due trascorreranno le ultime ore insieme, durante le quali The Boss racconterà il suo tragico passato alla dottoressa e le spiegherà il perché fosse intenzionata a portare a termine una missione così rischiosa. La determinazione di The Boss nell'accettare il suo destino non fecero altro che elevare ancor di più la sua figura agli occhi della giovane. Dopo l'incidente che porterà la Mercury Lady in coma, la Strangelove rimarrà profondamente colpita dalle parole che The Boss le aveva riferito al suo risveglio. La dottoressa, infatti, era ansiosa di sapere come apparivano le stelle dallo spazio. Ma tutto ciò che The Boss aveva osservato dall'orbita era la Terra, il pianeta a cui lei, troppo intenta ad osservare l'infinità delle stelle, non aveva mai dato troppa importanza. Ancora una volta, la Strangelove si sentì schiacciata dall'enorme saggezza e non dimenticò mai le parole della donna. Poco dopo, The Boss partirà per una missione segreta e le due non si rivedranno mai più. Ciò che rende la dottoressa un personaggio unico è la fortissima componente femminista. Strangelove, infatti, fin da giovanissima aveva sempre disprezzato il genere maschile. Spesso affermerà di considerare la mente della donna superiore a quella dell'uomo, in quanto per natura più propensa all'empatia. Tutto questo la porterà inconsciamente a idealizzare e a volte fraintendere la persona di The Boss. Le attenzioni che la Strangelove dedicava alla donna si trasformarono probabilmente a causa della lontananza e del tempo in qualcosa di molto simile a un'ossessione. Nonostante quello che si possa pensare ascoltando le memorie della dottoressa, The Boss non ricambiò mai l'amore che la giovane riponeva in lei. Gli occhiali da sole che indossa sempre per proteggersi dalla luce la aiutano anche a schermare e nascondere le sue emozioni dalle persone.
Come Cecile racconta in Peace Walker, lo sguardo che si nasconde dietro quelle lenti è attraente, quasi magnetico. È molto interessante infatti notare l'alone di mistero che circonda questo personaggio. Nonostante appaia spesso scontrosa, vanitosa ed antipatica, soprattutto in presenza di uomini, ascoltando i suoi diari è subito chiaro come in realtà possegga un carattere molto fragile e un animo gentile. Nel 1964, quando Strangelove venne a sapere della morte di The Boss, non credette alla versione ufficiale dei fatti. Avendola conosciuta molto bene, subito escluse la possibilità che la donna avesse davvero disertato. Il desiderio di scoprire la realtà la condusse così alla ricerca di Snake, insinuò in lei una viscerale gelosia. La dottoressa era infatti convinta che l'uomo fosse l'unico al corrente della verità sulla morte di The Boss e che i due fossero stati in passato amanti. Proprio la ricerca della verità la porterà ad accettare l'incarico affidatole da Ott Goldman per la realizzazione di un'IA avanzatissima. Lo scopo del progetto era quello di creare un'intelligenza artificiale così sofisticata da riuscire a riprodurre una mente umana, in grado di prendere decisioni difficili riguardo l'utilizzo di armi nucleari. Come modello per questa ricerca, Strangelove scelse The Boss. La decisione derivava dal fatto che The Boss aveva in vita dimostrato nobili valori e ottime capacità decisionali. Senza dubbio, però, Strangelove stava prima di tutto cercando di riportare indietro la sua eroina, così da poterla avere di nuovo accanto e fare finalmente luce sulla sua morte. Sarà il sacrificio dello stesso Peace Walker a fornire alla Strangelove le risposte che stava cercando. Quello che The Boss aveva sempre voluto era un mondo unito, e alla fine si era sacrificata per proteggerlo. Negli anni successivi, la dottoressa inizierà a lavorare per Zero, partecipando alla creazione di un network di IA. Durante il suo lavoro per portare a termine questo compito, incontrerà Huey Hemrich, che aveva già conosciuto in Costa Rica negli anni 70 e con il quale avrà un figlio. Lo chiamerà Hal, come il personaggio di 2001 Odissea nello spazio, pellicola che l'aveva da sempre affascinata. Quando Huey cercherà di utilizzare il figlio di soli 3 anni per svolgere un test di pilotaggio del Metal Gear Salanthropus, Strangelove si opporrà, sottraendogli il bambino e allontanandoglielo mandandolo in America. Huey approfitterà di un incidente in cui la donna rimarrà chiusa all'interno del Malmal Pod per sbarazzarsene definitivamente. Il ruolo di Strangelove è molto più importante per gli eventi principali di quanto si possa inizialmente pensare. La creazione di Fox Alive per mano di Sunny nel 2014 avverrà infatti proprio grazie a lei. La dottoressa aveva a lungo lavorato alla creazione delle IA, ma il suo scopo era sempre stato quello di cercare delle risposte su The Boss e probabilmente rimanere fino alla fine a fianco del suo pod. Strangelove si era però resa conto poco a poco di aver involontariamente contribuito ad ostacolare il sogno della sua eroina, favorendo la realizzazione di Cypher. Poco prima di morire, la Strangelove inserirà così i dati necessari alla distruzione del sistema di IA all'interno dello stesso pod. Come la bambina anni dopo arriverà ad attingere alle stringhe di codice rimane ancora un mistero. Come scopriremo solo nelle registrazioni delle sue ultime parole, la sua relazione con Huey era nata dalla volontà della donna di avere un bambino. Ancora innamorata di The Boss e dei suoi ideali, la dottoressa lo avrebbe cresciuto come figlio suo e della sua eroina, trasmettendogli gli insegnamenti di quest'ultima. Tutto questo non poté però accadere. Strangelove morirà soffocata nel grembo dell'IA, rivolgendo i suoi ultimi pensieri alla sua amata Joy e al figlio che non potrà mai più rivedere, e sperando di essersi guadagnata alla fine il perdono della donna per le sue azioni. 789370590330548824665.